Ciao a tutti e benvenuti sul canale. Siamo qui oggi per parlare del freno a mano versione 1.5 di VNM. Ho già recensito altri prodotti di questa azienda vietnamita e ragazzi, sono sempre stupito della qualità con cui costruisce tutto il suo ecosistema, perché per chi non la conoscesse ha un totale ecosistema per il mondo sim racing. Ma come dico sempre, banda alle ciance, sigla! Ciao ragazzi, come detto nell'antefatto, siamo qui oggi per parlare del freno a mano di VNM. Dico subito che il packaging con cui vi viene consegnato è sempre molto curato da parte di VNM. Il prodotto è ben riposto all'interno della scatola. All'interno troverete naturalmente tutte le viti per poterlo montare, due molle che potranno andare a sostituire quella che viene già montata e che andranno a dare un feeling diverso. Naturalmente hanno un diametro delle spine diverse, più il diametro è grande e più sarà duro andare a tirare. Arriviamo proprio alla struttura del freno a mano. Ragazzi, tutte le piastre sono da 6 mm e offrono un comportamento granitico del freno a mano, pur avendo una leva così lunga. Vi viene inviato smontato nella parte del corpo del distanziale e del pomello, dovrete andarla a montare e nel montaggio decidere come andare a posizionare la parte della prolunga e dell'impugnatura. Questo perché tramite questi fori potrete andarne a decidere l'inclinazione. Soprattutto è importante se deciderete di montarlo in questa posizione, come ho fatto io, oppure deciderete di montarlo in questa posizione. In questo caso dovrete montare l'asta in quest'altro verso qui. L'altezza totale del cambio è quasi 49 cm. Nel caso in cui vorrete montarlo in questo verso qui con la leva totalmente perpendicolare, arriverete intorno ai 37 cm. Quindi regolatevi voi in base alla vostra postazione come è meglio montarlo. A livello estetico si presenta molto bene. Non amo tantissimo tutte queste viti che servono per tenerlo totalmente bloccato. In realtà sulla parte del pomello ce n'erano tre, sinceramente sono più che sufficienti. Due per tenerlo totalmente saldo, ne montate solamente due, ma è regolabile nell'inclinazione e ve lo potete montare veramente come volete. E proprio per il montaggio in realtà potrete decidere di utilizzare questi 4 fori prefilettati M6 oppure, anche come ho utilizzato io, in realtà questa asola a croce. Il problema è che per utilizzare l'asola qui sotto dovrete andare a smontare la parte del cambio, in realtà anche la parte del perno, per poter accedere alla parte dietro e poterlo fermare. Niente di particolarmente complicato. Stessa cosa se uno volesse utilizzare le asole laterali. Ci sono da entrambi i lati, quindi è possibile utilizzarlo sia in una postazione europea oppure anche una postazione inglese, che magari tende a montarlo da quest'altra parte. Nella parte dove c'è lo snodo per il movimento ci sono su entrambi i lati dei cuscinetti a sfera in bagno d'olio, e questo offre la massima scivolevolezza su quello che è il movimento di questo freno a mano. Ma l'aspetto che in realtà più vi colpirà è veramente la solidità nel movimento. Veramente non te l'aspetti da un'asta così lunga che abbia un corpo totalmente solidale, che non abbia il benché minimo gioco da nessuna parte. Quindi il progetto di ingegnerizzazione delle leve personalmente l'ho trovato fantastico. In realtà, cosa magari un po' più complicata, dipende dalle vostre postazioni, andarla a montare, perché come vedete è abbastanza corposo quello che è proprio il corpo del freno a mano, ma proprio per la sua leva molto lunga consente anche montaggi molto bassi, ve lo troverete sempre alla giusta altezza. Nella parte dietro abbiamo il connettore 4 poli per la connessione al PC e di lato c'è come al solito lo switch che serve per mettere il freno a mano in modalità DFU per poterlo aggiornare, ma ve ne parlerò più avanti. Arriviamo poi al sistema di feeling. È dato da elastomeri e molle, ma in questo caso approfitto un attimino e ve lo faccio vedere da smontato, tanto ci vogliono 2 secondi. Vediamo, facciamo tutto in diretta.
c'è questa piastra da poco più di 2 mm con la serigrafia di V&M e andiamola a vedere all'interno. Come vedete, in questo caso c'è la molla gialla e un elastomero. Naturalmente potrete andare a modificare la molla e mettere quella che più preferite se vorrete indurire ancora di più la prima parte del movimento, perché la corsa del freno a mano fondamentalmente è data proprio dalla corsa che ha la molla. Naturalmente potrete agire con questa ghiera per mettere già in precarico la molla e andare a accorciare quella prima parte, ma la durezza della prima parte fondamentalmente è data dalla molla, la durezza finale quando avrete il blocco del freno a mano in realtà è data dall'elastomero, ma potrete continuare a tirare. Naturalmente avete una leva molto vantaggiosa e anche se c'è una cella da 200 kg che funziona a 16 bit con la scheda, quindi veramente tantissimi punti per essere un freno a mano, riuscirete ad utilizzare l'elettronica al 100%, naturalmente sempre dipendente quanta forza vorrete impostare per andare a tirare il freno a mano. Però una leva così lunga decuplicherà quella che è la vostra forza rispetto a quella che effettivamente andrete ad effettuare e quindi riuscirete anche a sfruttare una cella di carico da 200 kg. Vi ho detto già la parte elettronica, parliamo di una scheda a 16 bit, oltre 64.000 punti e di questo aspetto V&M in ogni cosa ha sempre sovradimensionato tutte le sue schede elettroniche, dando dal mio punto di vista quello che è il massimo a livello di elettronica, quello che si può dare ai vari prodotti. Ma quello che dico sempre, fiore all'occhiello, è il suo software che va a riunire tutto il suo ecosistema e ho fatto un video per voi. Eccoci adesso alla V&M UI, in questo caso versione 4.4.1.3. Selezioniamo la periferica, in questo caso il freno a mano, e ci apparirà questa schermata dove potremo già vedere come funziona il segnale del freno a mano. Nella parte qui in alto, nel menu a tendina, troverete già selezionato l'handbrake V1 e l'ID della periferica. Possiamo anche andare a fare la prima calibrazione, basta cliccare su Calibrate, premete con quella che vorrete sia la massima forza e rilasciate. A questo punto cliccate Finish e come vedete avete fatto una prima calibrazione. In più, nel caso doveste trovare un po' di segnale attivo nella parte sotto, potete anche dare una zona morta. Come vedete io qui un pochino già l'ho data, potete decidere come volete. Una volta che lo spostate cliccate sempre su Save. Se io tolgo la zona morta si vede che c'è un pochino di segnale, di rumore di quella che è la cella di carico. Vi consiglio di mettere un pochino di zona morta, cliccate Save e a questo punto avrete la calibrazione. Naturalmente, come su ogni periferica V&M, potrete scegliere diversi tipi di linearità del segnale. Vi faccio vedere per esempio questa. Vedete? Molto interessante questa cosa, potete scegliere la curva che più preferite. Naturalmente ogni volta andate a salvare. Se create voi una curva differente da quelle preimpostate, naturalmente la potrete salvare. Personalmente preferisco sempre un funzionamento lineare. Clicchiamo Save e penso che per il freno a mano vi ho detto tutto. Ragazzi, bentornati. Come vedete anche la calibrazione del freno a mano è davvero molto semplice. Fondamentalmente il freno a mano non ha bisogno di un software particolarmente evoluto, per quanto potete fare e regolarvi il segnale come volete. Ma anche a livello ingegneristico di come vengono costruiti questi prodotti io faccio un plauso a V&M. Guardate, anche in questa parte qui, vedete, questo è un gommino che serve per il ritorno del freno a mano, è totalmente attutito. Anche i materiali con cui è costruito ho trovato sempre ottimi, tutti i suoi prodotti. C'è sempre un esagerato abuso di alluminio e metallo per tutte le cose, anche la parte della ghiera, che però effettivamente quando lo andate a utilizzare, quando lo andate a montare, vi dà un senso di solidità di un altro livello, molto spesso anche rispetto ad altri prodotti che ho provato. Personalmente, per quanto ami il rally, dove insieme al drifting credo che siano le migliori discipline per poter veramente sfruttare al 100% un prodotto di questo tipo, ma devo dire che il feeling che offre è davvero di alto livello. Parliamo di un costo di 279 euro, lascerò tutti i link in descrizione per poterlo acquistare e un piccolo codice sconto per non pagare la spedizione.
per un freno a mano che, devo dire, materiale e qualità ne ha da vendere. Naturalmente ringrazio VNM per dare la possibilità al mio canale di recensire e provare tutti i suoi prodotti, e in tutti i video, ragazzi, vi lascerò un attimino con l'acquolina del mostro da oltre 30 Nm che ci sto continuando a giocare, perché devo andare a fondo ad alcuni aspetti che mi hanno lasciato un attimino senza parole sotto alcuni punti di vista, e spero quindi di riuscirvene a parlare il prima possibile. Con questo, mi raccomando, nei commenti, se c'è qualche aspetto più specifico che ho tralasciato durante la recensione, fatemelo sapere nei commenti, naturalmente salutandomi, scrivendo il più possibile, perché è l'unico modo per far girare un pochino l'algoritmo, insieme a like e iscrizione al canale. Ci vediamo alla prossima, ciao!